Ciao amici, oggi metto a confronto due terminali che ho avuto il piacere di usare da qualche mese a questa parte e sono il OnePlus Nord 2 e il Poco F4 5G. Ora, premetto dicendo che ho utilizzato questi due terminali insieme ad un iPhone 13 e nell'utilizzo comune, quindi per me utilizzo comune significa l'avvio delle app che uso per la maggiore, app di messaggistica, app social, diciamo, browser, Gmail, eccetera, eccetera. Diciamo che nessuno dei terminali ha avuto performance nettamente superiori agli altri, ma si sono attestati tutti su uno stesso livello altissimo, con differenze minime, ma proprio minime, direi anche impercettibili, nell'avvio e nello switch tra le varie applicazioni. Quindi evito i test che facevo in precedenza, che ho fatto con altri terminali, per verificare quale avvio delle app, in quale dei terminali è più veloce nell'avvio delle app, perché davvero siamo in presenza di terminali che non hanno lag, problemi di avvio, nell'utilizzo delle app sono davvero fantastici. E quello che invece voglio raccontarvi è la differenza che ho percepito nell'utilizzo, quantomeno relativamente alla mia esperienza di utilizzo con questi terminali. Nello specifico, fermandomi a questi due, con la premessa che in quanto a performance davvero non c'è assolutamente nessuna differenza, c'è invece una differenza in quella che è l'ergonomia del terminale, perché questo è un po' più piccolino, questo è un po' più grande, il OnePlus Nord 2 ha lo sblocco dell'impronta sul display, questo invece ce l'ha di lato, ha il sensore fisico per lo sblocco qui di lato. Altra cosa, il launcher è diverso perché quello del OnePlus permette di avere tutte le icone delle app sulle schermate in stile iPhone, quindi scorriamo le varie schermate e abbiamo tutte le app. Invece sul Poco bisogna avere sempre comunque il cassetto di tutte le app, che poi possono essere chiaramente riportate sulle schermate principali, quindi questo non so quanto sia impattante nell'utilizzo che fate voi del telefono. Personalmente non è stato un problema, però ve lo racconto. In quanto a dimensioni, dicevo, questo di sicuro più grande e un po' più sottile però. Ve li faccio vedere uno sull'altro, giusto per avere idea della differenza piccola di pochi millimetri, ma c'è. Altra cosa carina che secondo me ha il Poco e che pone il Poco in vantaggio è la presenza di un interruttore che permette di switchare sulla modalità silenziosa, solo vibrazione o modalità standard. Poi, altra tematica importante che fa la differenza secondo me tra i vari terminali è l'utilizzo e la durata della batteria. In questo caso, a differenza dell'iPhone 13, qui abbiamo due terminali che sono dotati della funzionalità di ricarica rapida, che quindi permette di caricare a 67 watt il telefono, quindi in breve, in 10 minuti il telefono è carica al 50%. Quindi anche da questo punto di vista, entrambi i terminali li ritengo molto validi perché in pratica se avete un caricatore dietro non rischiate di restare a piedi col telefono anche se vi dimenticate di ricaricare il telefono una giornata. Premesso che aggiungo però che comunque in entrambi i casi riesco a raggiungere le 6 ore circa, forse qualcosina in più con questo e qualcosina in meno con questo, di display utilizzando la rete wifi. Se non c'è rete wifi e quindi sono in giro, raggiungo grosso modo le 5 ore, 5 ore e mezza con questo qui. Quindi comunque per una giornata standard, anche abbastanza stressante, entrambi i telefoni vi portano a fine giornata. Tematiche invece su cui... Ah, altra cosa invece che invece è a favore del Poco è la porta infrarossi. Quindi lo rende... questa porta rende il Poco un telecomando universale che fa sempre comodo, anche se è vecchia, se è bisfrattata, eccetera, eccetera. Secondo me resta una gran bella
possibilità controllare qualsiasi device tramite quella porta di infrarossi, è una cosa comoda. E altra cosa poi, display. Due ottimi display entrambi. Propendo un po' più a favore del Poco perché c'ha 120 Hz contro i 90 Hz, sebbene già i 90 Hz danno un'esperienza d'uso che secondo me è ottima e la differenza tra i 60, tra i 90, pardon, e i 120 è risibile, quindi non sto citando differenze comunque marcate. Sono terminali che si trovano grosso modo sulla stessa fascia di prezzo, dotati di processori diversi. Questo MediaTek, il mio primo MediaTek, a dir la verità sono rimasto soddisfattissimo. Questo invece è il ipercollaudato Snapdragon 870. Questo è il MediaTek Dimensity 1200. E però una caratteristica che però credo sia vorrei farvi vedere nello specifico, una differenza che volevo farvi vedere nello specifico in questo video è la resa fotografica. Perché? Perché entrambi i telefoni montano sensori fotografici stabilizzati otticamente, però qui abbiamo il Sony IMX766, un sensore da 50 megapixel ipercollodato, iperdiffuso, eccetera, eccetera, che è già sul mercato da un po', mentre qui c'è un sensore OmniVision nuovo del 2022 che è stato pubblicizzato come il sensore più compatto al mondo, che è di anziché 50, 64 megapixel, ma anche questo stabilizzato otticamente. Quindi credo siano sensori che dovrebbero avere prestazioni più o meno simili, solo che voglio farvi vedere qual è la gestione diversa delle foto e dei video che hanno i due terminali, quindi una resa diversa che secondo me potrebbe essere un driver per optare per uno o per l'altro se in termini di ergonomia, utilizzo, velocità di utilizzo, durata della batteria, eccetera, eccetera, vi trovate a dover a mettere sulla bilancia, diciamo, terminali che fin qui sono arrivati ad avere lo stesso, chiamiamolo peso barra punteggio. Quindi, passando invece alle foto, ho fatto delle foto sempre a parità di posa, utilizzando i due terminali e vi faccio vedere un pochino come intenzionavo poi queste foto. Prima foto, in situazione di luce mattutina, quindi non è una luce fortissima, però notate come il poco tenda a schiarire di più la foto rispetto, guardate questo rosso qui, rispetto pardon, il OnePlus tende a schiarire di più la foto rispetto al poco. Guardate per esempio questo è un rosso un pochino più sbiadito, questo è un rosso più forte. E vi dico una cosa, questo è il colore che più si avvicina alla realtà. Questo in realtà, quello del OnePlus è invece un po' troppo chiaro rispetto al colore che in realtà c'è su queste piastrelle, su queste mattonelle. E un'altra cosa che notate sul Poco è che guardate qui la differenza tra chiari e scuri, quindi è troppo marcata, cioè il fogliame qui appare come un'unica chiazza scura, qua invece è diciamo, più distinguibile rispetto a quello che vedo sul OnePlus. Dunque, diciamo che il contrasto secondo me qui è troppo forte nel OnePlus rispetto a quello che vedo sul Poco. Poi provando a fare lo zoom a distanza, secondo me si vede addirittura un pochino meglio. No, no. Per il resto credo i dettagli siano stati presi nello stesso modo, cioè sto cercando di capire se c'è qualche altra differenza che salta all'occhio, però secondo me, a parte il colore un pochino più sbiadito qui, siamo in foto abbastanza simili. Vediamo qua. No, direi che non ci sono grosse differenze, forse qui è un po' meglio rifinita la foto rispetto a qua. Una definizione un po' migliore, però qua è un pochino più sfocato, però grosso modo equivalenti. L'unica cosa è questo discorso del colore. Secondo me la saturazione è qui, pardon, il contrasto qui è troppo tra chiaro e scuro, tra zona quindi in luce, zona in ombra.
Continuiamo con un'altra posa. Qui qui di nuovo c'è un discorso sui colori. Il OnePlus tende a cambiare i colori. Quindi i colori reali sono quelli che vedete sul Poco. Qui sono un po' più sparati. Chiaro, nulla che non si possa risolvere con un intervento di post-produzione, diciamo. Quindi si può comunque migliorare la resa di questa foto facendo in modo tale che torni sul colore reale, però dovete farlo a mano. A parte tematica colori, guardate un po' il fogliame, credo sia un pelino più definito qui, quindi anche in questo caso tenderei a preferire la foto che mi fa il Poco rispetto a quella che fa il OnePlus. Sì, no, sto colore non esiste, se l'è inventato, però vabbè, abbiamo capito che un po' con i colori ci sarebbe un po' da... anche qui, guardate il nero di questa macchina, qui è molto appiattito, qui no, qui insomma si vede un pochino il resto, quindi mi sa che la saturazione anche qui sarebbe un po' da rivedere. Continuiamo con un'altra foto, questa è una foto un po' difficile perché c'è zona in ombra e zona alla luce e qui però diciamo che questa che è la zona in ombra no, sembra sia venuta bene con entrambi i terminali, quindi non rilevo differenze di sorta. Qua la luce, vediamo se l'ha presa, sì, forse tende ad avere un po' troppo contrasto, sempre il OnePlus, guardate qua, tra chiaro e scuro, qui lo scuro, la zona in ombra è molto più scura rispetto a quella che vediamo sul Poco, però tendenzialmente secondo me sono venute bene entrambe le foto. Rispetto a quelle precedenti, questa è quella che reputo più simile tra i due terminali. Foto difficile perché c'è una luce strana e brutta, però qui no, direi che non vedo troppe differenze. Vediamo qui. No, qui sto cercando di vedere come è venuto questo balconcino. Qui sembra un pochino meno a fuoco, qui forse un pelino di più. No, però queste due foto mi sembrano abbastanza simili e venute abbastanza bene tutte e due. Passiamo all'altra foto. Qua vedete un focus sui colori. Come vi dicevo prima, guardate il nero di questa macchina. Qui c'è, secondo me, non si vedono le varie venature, c'è una saturazione che è troppo alta, il nero è troppo intenso e che copre queste sfumature che invece riusciamo a vedere qui. Quindi, come dicevo prima, la foto non è venuta male, ma i colori sono assolutamente falsati rispetto ai colori reali. Quindi qui ci sarebbe un pochino da lavorare. Vediamo un po' pure sul bianco com'è. No, beh, sul bianco ci siamo. Però pure, guardate questo colore qui. Sono colori molto diversi e vi dico che il colore reale è questo, non questo. Quindi quello che rileva il Poco e non quello che rileva il OnePlus. Poi questa foto invece è stata fatta utilizzando la risoluzione massima in entrambi i casi, quindi sul Poco i 64 megapixel, sul OnePlus i 50. E secondo me in entrambi i casi non ne vale la pena, perché già quella di prima andava più che bene, e anzi in questo caso credo che il Poco perda il confronto, perché guardate come la qualità di questa casetta lì in fondo, come nel OnePlus e come invece per il Poco. Questo credo dipenda dal fatto che il OnePlus spinge un po' sui colori, quindi tende a aumentare troppo forse la saturazione, quindi i colori come vedete sono più marcati
e questo però rende secondo me questa foto e la casetta in fondo soprattutto un pochino più carina e distinguibile. Vediamo invece per i soggetti che sono un po' più vicini, e anche in questo caso secondo me qua è proprio il fuoco è venuto male, perché qui c'è il balcone che mettendolo a confronto, come vedete, non c'ha una risoluzione, e il balcone qui è sfocato, non so dove ha messo il fuoco. Considerate che ho fatto fare il fuoco in automatico, magari l'ha fatta su questa finestra qui. Vediamo. Sì, questa mi sembra abbastanza a fuoco, ma il OnePlus secondo me in questo caso vince, quindi cercando di chiedere il massimo dalla fotocamera, vabbè, se la giocano abbastanza allineati come risultati, ma dovendo scegliere preferisco in questo caso il OnePlus. Poi foto d'interno, qua abbiamo luce artificiale, ho provato a fare la foto su una maniglia e qui in pratica colore falso, questo colore del OnePlus è falso, ve lo dico, però la messa a fuoco è superiore. Guardate, qui si legge la marca, il loghetto della marca, qui no. Quindi qui in questa foto vince il OnePlus. Queste sono invece foto chiaramente sotto luce artificiale, le ho fatte perché il colore qui è troppo sparato, troppo chiaro. Il OnePlus tende a schiarire troppo il colore è un pochettino più scuro ed è questo il colore vero della porta, delle due porte. Passiamo pure all'altra foto che enfatizza ancora di più questa cosa. Sto colore qua non so da dove esce fuori, quindi la foto non è venuta male, attenzione, quindi guardate se facciamo zoom sulla maniglia forse è anche più definita quella che riesce a catturare il OnePlus, però anzi, pure guardate qui la saturazione qui l'ha gestita meglio il OnePlus, però il colore se l'ha inventato, quindi questo colore non esiste, questo sì. Foto fatta con luce totale, diciamo è un corridoio totalmente buio, modalità non notte, questa è una foto fatta in automatico, facendo scegliere al telefono la modalità migliore, mi pare che non l'ha fatto con la modalità notte, diciamo forse qui si vede un po' meglio la porta rispetto a qui, e bah, quasi un po' meglio il poco direi in questo caso. Questa invece è fatta con la modalità notte. Qui i colori sono, come vedete, ha catturato più luce che però non, diciamo, sulla qualità alla fine della foto forse influisce negativamente perché aggiunge un po' di rumore. Guardate intorno alla maniglia che si è creato, qui che si è creato qui. Forse un po' meno rumore, però chiaramente in entrambi i casi non si tratta di gran belle foto, solo che in assenza totale di luce credo che il OnePlus vinca perché riesce a prendere comunque, riesce ad avere una resa delle foto che è superiore, come vedete. Non tanto in dettagli quanto riesce a vedere luce dove non c'è, quindi menzione di merito per OnePlus. Passiamo invece ai video. Questo è un video fatto con la modalità stabilizzata con entrambi i terminali. Premetto che il OnePlus ha una stabilizzazione a 1080p 30 fps, il Poco a 1080p, pardon, 1080p 60 fps, il Poco a 1080p 30 fps. Quindi ritorniamo sul video perché vado avanti. Ho fatto, diciamo, gli stessi movimenti. Qua sembra un pochino più stabile, ma va a scatti. Quindi progressivamente sembra spostarsi l'immagine, in realtà il movimento è sempre stato unico. Qui invece è forse figlio dei 30 fps. Come vedete è più lineare, però un pochino più, secondo me, traballante questo movimento che faccio. Premetto che il video stabilizzato non si usa per riprese di questo tipo, ma si usa quando si cammina, quindi questo era un primo tentativo che ho fatto che vi volevo mostrare. Per questo viene utilizzato, per sta roba che vedete qua invece ho utilizzato il video stabilizzato, quindi sto tenendo fermo il fuoco su questa macchina e sto camminando. In questo caso, secondo me, è un pelino meglio il video del Poco rispetto a quello del OnePlus.
Adesso mi muovo ancora, guardo un'altra macchina. Questo secondo me traballa un po' di più rispetto a questo. È il OnePlus che traballa di più rispetto al Poco, secondo me. Quindi, vabbè, lascio a voi poi le valutazioni del caso. Questo invece è un video fatto alla massima risoluzione, quindi in questo caso nel OnePlus abbiamo i 4K 30 fps, nel Poco abbiamo i 4K ma 60 fps. Secondo me i 60 fps forse danno qualcosina in più, però comunque due video secondo me abbastanza equivalenti. Quindi tirando un po' le somme, premetto che mi sono piaciuti entrambi, li promuovo entrambi e per me sono due ottimi telefoni, oltretutto si trovano a prezzi abbastanza simili oggi. Personalmente prenderei quello che costa meno, perché le caratteristiche sono assolutamente allineate. Se proprio vogliamo trovare una differenza, io personalmente, in base alla mia esperienza, in base a quello che ho cercato di farvi vedere qui, preferirei questo, quindi il OnePlus nel caso in cui siete soliti fare foto in notturna, perché nelle foto in notturna ho visto che riesce a prendere un po' più di luce. Mm, Solo che invece durante nelle foto fatte di giorno, comunque con luce buona, con luce decente, non per forza buona, come oggi non era buonissima, ma era decente, preferisco il Poco semplicemente perché non mi falsa i colori. Come avete visto, il OnePlus ha una gestione un po' particolare dei colori, quindi magari le sistemate le foto e vengono bene lo stesso, non è un problema, però è necessaria una elaborazione post scatto, mentre con il Poco secondo me sono passabili anche senza dover fare successivamente nessun tipo di attività. Riguardo ai video, forse un pelino, se invece fate più video, forse un pelino meglio il Poco, perché riesce a registrare in 4K a 60 fps e credo che la stabilizzazione funzioni un pelino meglio. È un'inezia, però dovendo scegliere mi è sembrato un pochino meglio il Poco. Per il resto ribadisco due ottimi terminali con i quali mi sono trovato davvero benissimo. Al solito se avete dubbi, suggerimenti o altro lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Vi lascio poi in link il canale Telegram sul quale pubblico le migliori offerte che trovo in rete e anche offerte relative a questi due terminali. Nei giorni passati ne ho pubblicate alcune. Ciao a tutti!